Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Polini Motori. Io sono Jack The Ritzer e nel video di oggi andremo a parlare dell'accensione 4Race per Vespa PK50 125 e anche AP50. Partiamo subito col dire che la vera figata di questa accensione è il fatto che sia plug and play. Rimuoviamo la vecchia accensione e montiamo quella nuova senza praticamente fare alcun lavoro. Il montaggio, che vedremo dopo, è veramente semplice e in tempo un'ora abbiamo rimosso quella vecchia e montato quella nuova. Prima di acquistare la nostra accensione 4Race, la primissima cosa sulla quale stare molto attenti è quella di verificare quanti pin arrivino al connettore originale. Infatti alle mie spalle ho 3 diverse accensioni perché ci sono 3 diversi tipi che Polini ha a catalogo. Possiamo trovare quella con 3 fili, possiamo trovare quella con 4 fili e possiamo trovare quella con 5 fili. Quindi controllate il connettore prima di acquistarla. Detto questo, vi spoilerò che cosa troviamo all'interno della scatola. Come al solito, come prima cosa, troviamo le nostre istruzioni per il montaggio, il regolatore di tensione, la nostra nuova bobina con anche il cappuccio per la candela. Un cablaggio praticamente già eseguito che dovrà andare poi alla batteria. Dopo vedremo dove. Il nostro statore con il connettore che vi dicevo prima. Questo connettore praticamente è la femmina di quello originale e come vedete, come in questo caso, è per tutte quelle Vespe che hanno il connettore a 3 fili. E ovviamente tutto il resto del cablaggio vi arriva già fatto, quindi nemmeno lo sbattimento di dover ricablare i fili. Il nostro nuovo piattello sul quale alloggiare il nostro statore, il nuovo volano ed infine la nostra ventola. Prima di passare alla parte del montaggio però c'è da fare un altro piccolo accorgimento. Per tutte quelle Vespe provviste di avviamento elettrico sarà necessario acquistare la corona dentata che permetterà appunto di mantenere l'avviamento elettrico. Per tutte le altre Vespe invece provviste di avviamento a pedale bisognerà poi acquistare il disco di appesantimento che verrà poi applicato sul volano per mantenere la stessa forza di inerzia come se ci fosse la ruota dentata. Bene ragazzi, detto questo direi che possiamo passare alla parte del montaggio. Questa volta però non lo faremo qui in capannone ma andremo in una delle officine migliori d'Italia per la preparazione e il restauro di Vespa. E quindi ragazzi, eccoci qua da Mario La Greca, officina a Milano, in pieno centro, si può dire una delle officine più famose per quanto riguarda la Vespa in Italia. Siamo qua con un bellissimo esemplare di Vespa PK50 XL con avviamento elettrico perché dobbiamo montare la nostra super accensione Polini. E quindi ecco qui Mario, il super maestro delle Vespe. Cosa dobbiamo controllare per capire se la nostra Vespa ha bisogno di un'accensione da 3, 4 o 5 fili? Praticamente capire se ha l'avviamento elettrico come abbiamo detto prima o no. Basta capire qua sulla parte dell'impianto quanti jack ha, quanti spinottini ha. In questo caso qua ne abbiamo 3, per cui noi andiamo avanti con quella 3 poli. Ci spostiamo quindi sulla nostra Vespa e dopo aver controllato di quanti fili è la nostra accensione, smontiamo adesso il copriventola e il volano, stando attenti perché su questa vite c'è un bel cavo di massa e quindi stiamo molto attenti in fase di rimontaggio a rimetterlo nella giusta posizione. Rimuoviamo anche la vecchia bobina che andremo a sostituire con quella nuova. Chiave del 19 e passiamo alla rimozione del nostro volano. Inseriamo il nostro estrattore all'interno del volano e stiamo sempre attenti a non perdere la nostra chiavetta o chiavella. Una volta smontato il volano possiamo notare, grazie a questo ingranaggio, che questa Vespa è provvista di avviamento elettrico. Di conseguenza, qualora volessimo mantenerlo, ci servirà acquistare la corona dentata per far sì che possiamo mantenere il nostro avviamento elettrico. Come step successivo passiamo alla rimozione dello statore. Una volta estratto il tutto ne approfittiamo sempre con un po' di pulitore freni per dare una pulita in generale al carter. Una volta pulita la nostra zona possiamo ufficialmente passare alla parte del montaggio della nostra accensione. Come primo step andiamo a montare il nostro statore sulla nostra piastra, stando attenti a far passare i cavi esattamente in questo modo.
Facendoli passare come da istruzioni, i cavi non faranno pieghe strane o giri brutti che potrebbero compromettere l'utilizzo della nostra accensione. Prendiamo le due viti a brugola date in dotazione insieme all'accensione da M6 e le fissiamo sulla nostra piastra serrandole a 10 Nm. Step 2. Ci spostiamo finalmente sul nostro motore. Dobbiamo iniziare ad inserire sia i cavi elettrici sia la nostra piastra con lo statore sopra il carter. Per farlo bisognerà innanzitutto far passare nella maniera corretta i nostri due cavi all'interno dei due fori presenti sul carter, ma soprattutto dovremo allineare la nostra tacca presente sulla piastra della nostra accensione con la tacca presente sul nostro carter motore. Una volta inseriti i nostri cavi elettrici, allineiamo la nostra tacca presente sulla piastra con la tacca che noi abbiamo segnato in rosso presente sul carter, prendiamo le nostre 4 Torx da M5 e fissiamo il nostro statore sul carter. A questo punto prendiamo il nostro connettore a 3 fili che esce dal nostro statore e lo connettiamo all'impianto elettrico della Vespa. Mi raccomando, dopo ricordiamoci di fissarlo con la sua piastrina. A questo punto dall'altro cavo ci usciranno 3 fili di 3 colori diversi: nero, verde e blu. In questo caso il filo blu andrà collegato direttamente con la bobina di accensione, mentre il filo verde e il filo nero andranno connessi con il connettore del regolatore di tensione, lasciando uno spazio vuoto, inserendo il connettore del cavo nero, alla sua destra il cavo verde e alla sua destra ancora il cavo rosso che troviamo sempre nella nostra scatola dell'accensione. A questo punto l'altra estremità del cavo rosso andrà collegata direttamente al positivo della batteria, mentre per quanto riguarda le altre due estremità dei due cavi neri rimanenti andranno semplicemente messi a massa insieme alla bobina. Mettiamo in posizione la nostra bobina e colleghiamoci le nostre due masse. Una volta sistemato il nostro impianto elettrico, passiamo alla parte del nostro volano. In questo caso noi con l'avviamento elettrico potremo montare appunto la corona dentata direttamente sul nostro volano. La posizioniamo in sede e prendiamo le nostre 6 viti da M6 Torx con le ranelle in dotazione. Un piccolo accorgimento, ragazzi, mi raccomando a montare le ranelle nel verso corretto, così come indicano le nostre istruzioni. Posizioniamo quindi le viti sulla nostra ruota dentata e le andiamo a fissare con una coppia di serraggio di 10 Nm. Una volta riposizionata la nostra chiavella che avevamo tolto, possiamo montare il nostro volano. Montato il volano, non ci resta che collegare il nostro cavo candela con la nostra pipetta, semplicemente avvitando, per poi andare a fissare la nostra ventola direttamente sul volano. Quindi ci prepariamo le nostre 8 viti da Torx M5 con i loro adattatori e stiamo molto attenti a centrare i due pernini nei fori presenti sul volano. Infine, ragazzi, posizioniamo il nostro dado che tiene il volano sull'albero motore e lo serriamo a una coppia di serraggio di 80 Nm. Fatto questo, ragazzi, montiamo il copriventola, colleghiamo la nostra massa in questione e siamo pronti per andare a farci un giro. Mario, accensione montata. Mi sembra perfetto tutto. Andiamo a farci un giro. Andiamo a farci un giro in moto. Grazie, Jack. Grazie a te. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io ringrazio tantissimo Mario La Greca dell'Officina La Greca di Milano. Ci vediamo al prossimo video.